Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua azienda o organizzazione nel fare decisioni statisticamente più rigorose, come da titolo Come attirare clienti alto spendenti tramite il dominio della statistica chiamata statistica economica. Una idea è quella di utilizzare questo sito che ci mostra cosa? La mediana del reddito per paese nel 2023. Andiamo a vedere qualche caso, prendiamo appunto l'Italia e abbiamo un valore di circa 13.000 dollari. Prima che stoppi il video accusando questo sito di atroce faziosità, ti spiego perché questo numero apparentemente è molto basso. Innanzitutto bisogna capire il significato di mediana, perché probabilmente tu conoscerai di più quello di media e la media è una funzione bilancia, la mediana no. La mediana prende il valore centrale di una distribuzione, in questo caso quella dei redditi. Se hai una distribuzione normale o a curva di campana, cosa che in altri video è emerso in vari casi, hai una proprietà dove la media e la mediana coincidono. Questa cosa non succede praticamente mai per i fenomeni economici, come appunto la distribuzione dei redditi, ma in particolare in questo contesto c'è una cosa ancora più peculiare, che in Italia abbiamo un sacco di redditi, più di quanto ci si immagina, uguali a zero. Questo lo si vede tramite il sito del Ministero dell'Economia e della Finanza e questa casistica la chiamano soggetti incapienti. Quindi se la media salari italiana risulterà sui 33.000, sì, la mediana, se ricordo bene, è sui 26.000, qualcosa di più, ma non è tutto, perché questo valore ha anche altre due correzioni. La prima è il PPP, ossia si standardizza per il potere d'acquisto, e la seconda correzione è che non abbiamo dei veri e propri dollari, ma dei dollari internazionali. Quindi questi valori mostrati qua dentro, in basso a sinistra, quel 13.000, è scritto anche male perché è un reddito mediano con quelle due condizioni, oltre a quel discorso sugli incapienti, probabilmente. Quindi, come lista degli altospendenti abbiamo questi paesi: Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Austria, Canada e Stati Uniti, e gli altri non servirebbe nemmeno citarli perché paiono molto scontati. Quindi una volta che tu hai una lista dei paesi più altospendenti, non basta per attirare i clienti di quei paesi, anche perché questo dato della mediana calcolato in quelle modalità non ci dice se abbiamo più consumatori o aziende. Magari tu vendi a consumatori e non ad aziende. Il mio caso è al contrario. Essenzialmente dopo che tu hai l'informazione del reddito mediano calcolato in quelle modalità, la palla passa al reparto marketing, che avrà il compito di creare campagne cosiddette lead per i potenziali clienti indirizzate a quei paesi, al fine di trovare ovviamente clienti lì. Ma sarebbe prudente, prima di consegnare la palla al reparto marketing, fare una correzione per la popolazione, così si ha una classifica più precisa. Cioè, è ovvio che se io voglio attirare clienti altospendenti, non vado a sparare nel mucchio nella Norvegia, dove hanno più capi bestiame che esseri umani, ma probabilmente sugli Stati Uniti, dove sono 300 milioni di persone. Poi ci sono tutte le considerazioni del caso da fare che non hanno più a che fare con questo canale. Te ne dico uno giusto per fare un esempio: fare pubblicità rivolta agli Stati Uniti costa di più della Norvegia e sicuramente di più dell'Italia, tipo 3-4 volte di più, perché ci sono essenzialmente dei paesi che fanno più uso della pubblicità rispetto ad altri. Per assurdo, ad un certo punto potresti scoprire che non ti conviene fare pubblicità in questi paesi per trovare altospendenti in funzione della popolazione, in funzione del costo della pubblicità, ma che ti conviene ad esempio mirare a un paese come la Cina o del subcontinente indiano, perché lì il costo della pubblicità è molto inferiore. Chiaramente, oltre al discorso popolazione, si possono fare ulteriori considerazioni nel caso in cui hai come mercato le aziende. Bisognerebbe valutare se il Canada ha più aziende pro capite rispetto agli Stati Uniti, oppure
negli Emirati Arabi Uniti, anche se lì secondo me si trovano specifici tipi di clienti che magari vogliono pagare meno imposte, ma poi si sobbarcano un sacco di costi accessori collegati a questa strategia, o magari gente che, i cosiddetti dubaini, che purtroppo non hanno una bella fama, insomma. Ti faccio un po' un riassunto. Siamo partiti da una base di dati di statistica economica che ha una metodologia articolata. Dal dato della statistica economica si possono applicare dei pesi che diciamo vengono un po' dalla demografia e un po' da altre basi di dati di statistica economica, come appunto il numero di aziende pro capite in un determinato paese. Poi si passa alla parte marketing. La parte marketing fa le considerazioni del caso sulle spese pubblicitarie in funzione del paese. Come dicevo, gli Stati Uniti hanno un costo, ad esempio su Facebook, molto più elevato rispetto all'Italia. Ma è vero anche che negli Stati Uniti questo costo più alto è più giustificato che lì hanno una cultura molto meno risparmiatrice e molto più intraprendente sugli acquisti. Se questo video ti ha ispirato una ricerca su quali variabili ricercare per ottimizzare delle tue metriche chiave importanti, mi puoi contattare sui principali social e ci metteremo d'accordo. In alternativa, se questo video ti ha fatto nascere qualche curiosità, me lo puoi scrivere tramite commento e cercherò di rispondere al più presto. Se invece questo video ti sembra un po' troppo semplicistico, ti chiedo di scrivermi per commento il perché e cosa avresti fatto per renderlo più costruttivo. Io ti saluto e alla prossima. Ciao!